Ciao randaggi, come avrete letto dal titolo, oggi vi voglio raccontare come faccio a viaggiare con solamente 300 euro al mese. Per chi non mi conoscesse, sono Andrea, viaggiatore randaggio, e dal 2018 vivo in viaggio. E negli ultimi 5 anni ho vissuto praticamente solo con i miei risparmi e ti voglio spiegare come fare. Quante volte ti sarà capitato in viaggio di spendere di più di quanto avevi pensato? Tipico, anche a me è successo un sacco di volte, soprattutto i primi tempi, nei primi viaggi, ma in questo video ti voglio spiegare come poter risparmiare concretamente attraverso alcuni consigli, per l'esattezza 6. Quindi mi raccomando, resta fino alla fine del video. Allora, partiamo dalle basi, perché dovete sapere che un viaggio lento e la capacità di sapersi adattare sono sicuramente due fattori che incidono notevolmente sul budget di un viaggiatore. Per viaggio lento intendo per esempio viaggio a lungo termine, sono quei viaggi che appunto ci danno il tempo di procedere lentamente e di scegliere le soluzioni più economiche, come per esempio prendere i mezzi locali anziché dirigersi verso le soluzioni più care, come potrebbe essere prendere l'aereo o il taxi. Mentre sapersi adattare intendo lo spirito di adattamento, ovvero quell'atteggiamento appunto di sapersi adattare a tutte quelle situazioni che si presentano in viaggio e che ci permettono poi anche di risparmiare, e questo si ricollega al comfort, perché dobbiamo pensare che il viaggio come stile di vita non è una vacanza perenne e non si può pensare per esempio di andare tutti i giorni in hotel o di andare tutti i giorni al ristorante, quindi bisogna sicuramente sapersi adattare. Questo non significa rinunciare al comfort in tutte le sue forme, ma sicuramente adattarsi. Quindi procedere lentamente e avere il giusto spirito di adattamento è sicuramente un buon inizio. Ma quali sono questi metodi che mi hanno permesso di viaggiare per così tanto tempo con così poco? Beh, oggi vi faccio un riassunto e ve ne dico 6. Partiamo dal primo, ovvero darsi un budget, che vi sembrerà scontato ma in realtà non lo è. Quello che faccio io quando vado in un paese, per esempio, non so, prendiamo il Perù, dove so che il costo della vita è più basso rispetto all'Italia, mi do un budget concreto che so che riesco a rispettare. Per esempio, dico, non so, 15 euro al giorno, dove ci devo mangiare, dormire, spostarmi, ci devo far rientrare ogni singola spesa. E questo è molto importante perché dandosi un budget ci si responsabilizza a rimanere dentro un range appunto da rispettare. E qui mi collego subito al secondo punto, ovvero tenere traccia di tutte le spese. Questo è importante perché solamente tenendo traccia di ogni uscita riusciamo a monitorarla e quindi a tenerle sotto controllo. Perché se ho un budget giornaliero, io mi scrivo tutto quello che ho speso durante la giornata, io poi alla sera so già quanto ho speso e quindi se ho sforato per esempio il giorno dopo magari posso aggiustare il tiro e magari cercare di spendere un po' meno. Sembreranno consigli banali, ma vi posso assicurare che queste sono sicuramente una delle cose che mi ha fatto risparmiare di più, perché quando non ci scriviamo quello che spendiamo noi non lo sappiamo effettivamente quanto stiamo spendendo e quindi continuiamo a spendere e poi a fine mese ci ritroviamo che abbiamo speso più di quanto pensavamo. Quindi fidatevi che darsi un budget e tenere sotto controllo le spese è fondamentale. Io uso un'applicazione che è molto comoda perché divide le spese per giorno, settimana e mese, divise per categorie, ed è molto comoda perché fa poi tutto il calcolo da sola e ve la consiglio, ve la lascio qui sotto. Il terzo punto, anche molto importante, è l'organizzazione preventiva. Ci tengo a precisare che io sono uno di quelli che vive proprio al minuto, quindi l'organizzazione è un qualcosa che non mi piace tantissimo, preferisco proprio vivere tutto così, sul momento. Però ci sono occasioni in cui è fondamentale organizzarsi preventivamente, soprattutto quando sappiamo già cosa ci aspetterà. E vi faccio subito un esempio concreto: gli aeroporti. Sappiamo già che in aeroporto il cibo costa tanto e fa pure schifo, quindi perché non organizzarsi prima e portarsi il cibo da casa? Questo a me mi ha permesso di risparmiare tantissimo in tutte quelle situazioni dove magari non tanto gli aeroporti, perché appunto io quando viaggio soprattutto via terra, però magari le stazioni, tutte quelle situazioni, magari posti turistici, quando vai a vedere un parco nazionale, un'attrazione che può essere, tornando sempre al Perù, tipo Machu Picchu, cioè sono tutti posti dove tutto costa di più, quindi tanto vale organizzarsi e portarsi per esempio il cibo dietro, l'attrezzatura. Questo anche, fidatevi, è fondamentale.
Detto questo, adesso passiamo ai 3 pilastri fondamentali del risparmio in viaggio. Sono delle cose, diciamo, delle spese, quelle poi fondamentali in un viaggio, che se azzerate, raga, praticamente vi fanno viaggiare gratis. Avevo fatto anche già un video al riguardo, ma ve ne voglio riparlare. Praticamente sono le spese per mangiare, dormire e spostarsi, che sono le spese principali di un viaggio. E io in questi anni sono riuscito praticamente ad azzerarle attraverso questi metodi che ho sperimentato nel tempo. Il primo è praticamente dormire. Io uso il Couchsurfing, ovvero questa applicazione che ci permette di venire ospitati in forma completamente gratuita dalle persone del posto, e non è solo un modo per risparmiare sull'alloggio, ma anche, diciamo, una sorta di scambio culturale. È un'esperienza meravigliosa che consiglio a tutti di fare. Io l'ho fatto tantissimo, soprattutto in Sud America, sarò stato ospitato forse in più di 80 case. Voi immaginatevi viaggiare ed essere ospitati da una famiglia locale, quindi immaginatevi l'esperienza totalmente immersiva, cioè di stare a casa di persone nate e cresciute in quel posto, quindi vivere i loro usi e costumi, le loro abitudini, la loro cultura, il loro cibo. È incredibile, e magari questo vi permetterà anche di imparare la lingua. Io per esempio, grazie al Couchsurfing, ho imparato lo spagnolo, quindi fidatevi, provatelo. Invece per spostarmi c'è ovviamente l'autostop, raga. L'autostop è un po' come Couchsurfing, è quel metodo che ti permette di ricevere un servizio in forma completamente gratuita, ma oltre a risparmiare hai la possibilità di connetterti con le persone del posto. Io mi ricordo, soprattutto quando ero in Patagonia, di aver fatto autostop per tantissimi chilometri con persone che mi avevano appunto, si erano fidate di me, mi avevano offerto un passaggio, e poi abbiamo condiviso tantissimi chilometri, ore e ore insieme. E spesso erano magari persone del posto, a volte erano turisti, però è stato bello come un'esperienza come l'autostop, che poi alla fine basicamente appunto chiedere un passaggio in forma gratuita si possa trasformare invece in un'occasione per condividere la propria esperienza, il proprio, diciamo, raccontare la propria vita. E devo dire che è un'altra esperienza che consiglio di fare, e poi vi farà risparmiare tantissimo. Infine, raga, c'è il cibo. Come si fa a risparmiare sul cibo? Io ho sperimentato il riciclaggio del cibo, che non è nient'altro quell'attività di recupero del cibo che andrebbe altrimenti sprecato. Si parla di cibo per esempio scaduto, cibo che non è più adatto alla vendita, e si fa soprattutto a fine giornata nei mercati, supermercati, panetterie, frutterie, verdurerie. Sai, quando magari vai e chiedi se ti regalano il cibo che loro non vendono, magari frutta e verdura che esteticamente non è bella, oppure nei supermercati quei prodotti scaduti magari da un paio di giorni, tutte cose che andrebbero altrimenti buttate. Quindi è sicuramente ottimo come metodo anche per recuperare il cibo, quindi per combattere lo spreco alimentare. Io l'ho fatto tanto anche questo, e spesso ha funzionato. Magari a volte vi diranno di no, a volte vi diranno di sì, comunque tentare non nuoce. È sicuramente un metodo che può funzionare soprattutto nei paesi magari non proprio poveri, perché magari, sai, tiene difficile chiedere cibo gratuito a paesi che magari sono in difficoltà. Io l'ho fatto tantissimo sempre in Patagonia, e c'erano occasioni dove tornavo a casa letteralmente con delle buste intere di cibo, raga. Ragazzi, breve ma conciso, queste sono diciamo, i metodi principali che uso per viaggiare in viaggio e che mi permettono di risparmiare tantissimo. Ce ne sarebbero tanti altri, ho fatto un video molto più dettagliato di 20 modi per viaggiare gratis o quasi, vi consiglio di andarlo a vedere, ve lo lascio qui. E che dire, raga, se voi avete dei consigli, avete per caso già sperimentato questi metodi e avete dei suggerimenti, ditemelo nei commenti. E niente, raga, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Questo progetto è appena nato, quindi mi raccomando, per sostenerlo basta un piccolo gesto: mettere un like e iscrivervi al canale e attivare la campanella. Quindi ci vediamo al prossimo video, vi mando un grande abbraccio.